Aggiornamento di calciomercato Inter molto importante con un ospite oggi, un ospite che qualche giorno fa ha anticipato tutti con la notizia di cui oggi sta parlando chiunque, dai giornali al web e non solo. Stiamo parlando chiaramente del possibile ritorno di Joao Cancelo all'Inter. È una notizia reale di cui parliamo allora con il nostro Raffaele Amato da calciomercato.it. Ben ritrovato Raffaele. Ciao Lorenzo e a tutti quelli che ci seguono. Sempre un grande piacere potersi confrontare con il nostro Raffaele, esperto di Inter, esperto di mercato. Con Raffaele era in programma in questi giorni un contenuto in cui volevamo fare un po' il punto sul mercato dell'Inter a livello generale, quindi cosa possiamo aspettarci da gennaio e dal 2026. Poi l'altro giorno eravamo in una trasmissione insieme e hai parlato appunto di Joao Cancelo. Ce l'hanno chiesto in tanti, nel club di Passione Inter, trovate tra l'altro il QR code sopra il nostro Simone per entrare, ci hanno chiesto di fare un po' il punto della situazione, che cosa sta succedendo, di capirne un po' di più. Allora Raffaele io direi di andare con ordine e ti chiedo cosa sta succedendo innanzitutto con Joao Cancelo. Vabbè, Cancelo, partiamo innanzitutto dalla bocciatura di Simone Inzaghi, che il comunicato che non lo inserirà nella lista valida per la seconda parte del campionato. Mendes si è subito attivato, lo ha proposto a tanti club, per esempio anche al Bayern, dove però al momento non interessa, tanti club tra l'altro in cui ha militato, Bayern lo stesso, alla Sì. Juventus e all'Inter. L'Inter, poi notizia è uscita in queste ore, è stato proposto anche all'Inter che, guarda caso, sta cercando un nuovo terzino destro. Marotta ha parlato di opportunità, se fossero opportunità l'Inter potrebbe decidere di cogliere, e dall'Inter confermano che comunque Cancelo, ci sono delle valutazioni in corso per il nome di Cancelo, un nome che stuzzica, potrebbe essere un'opportunità, mi dicono, però alle giuste condizioni, cioè un'apertura dell'Al-Hilal al prestito. Io da questo punto di vista penso che ci sarà un'apertura al prestito, e però anche al contributo di una parte dell'ingaggio da qui a giugno. Cancelo guadagna circa, adesso cifre esatte è difficile dirle, però sui 15-16 milioni di euro, quindi da qui a giugno parliamo di 6, 7, 8 milioni che l'Inter giustamente non vuole accollarsi e chiede appunto un contributo all'Al-Hilal. Ecco, ci hai già fatto una panoramica molto completa di tutta la situazione, di tutta la notizia. Io aggiungo un paio di cose, intanto a partire dalla carta d'identità, perché qualcuno magari potrebbe aver perso di vista Joao Cancelo, che è stato all'Inter, sembra veramente un'altra era, un altro mondo proprio, con Spalletti. È comunque un classe 94, quindi 31 anni compiuti, ne compirà 32 al termine di questa stagione calcistica europea. Da quello che dicevi tu, quindi Raffaele, è evidente che Joao Cancelo è fuori dall'Al-Hilal, è stato tagliato sostanzialmente da Simone Inzaghi. Facendo una battuta, visto che in queste ore abbiamo parlato molto di Zelinski con le sue parole sulla scorsa stagione, tornava alla mente anche una dichiarazione di Di Marco contro Inzaghi, così c'è chi dice il fatto che abbia litigato con Inzaghi potrebbe avvicinarlo ulteriormente all'Inter. Ma è ovviamente una battuta di un giocatore che tra l'altro in carriera ha avuto dei rapporti spesso turbolenti con gli allenatori, con Spalletti stesso che in una seduta di allenamento si era arrabbiato, a Guardiola soprattutto con un litigio importante, ma anche al Benfica. Io mi ricordo che ero stato a visitare lo stadio del Benfica e si parlava molto di Jorge Jesus che credeva molto nel suo potenziale, ma non gli piacevano alcune cose del giocatore, che poi dal Valencia ha fatto bene, all'Inter molto bene, Juventus, Bayern, Manchester City, Barcellona, Se ricordi bene, sempre all'Inter grandi club. è stato in naftalina per qualche mese, che lui Sì. qualche mese non ha giocato, veniva dal Valencia in prestito, poi è esploso nella seconda parte di stagione e, come hai detto tu, anche con Spalletti ci sono stati dei problemi. Quindi è una testa calda, però giocatore sicuramente di qualità, e lui poi ha bisogno di giocare in vista anche del mondiale. Quindi Sì. se lui ha le motivazioni giuste può essere un'opportunità, perché poi ricordiamoci che chi ancora non si fida del tutto di Luis Enrique, e Dumfries rientrerà a marzo inoltrato. E infatti proprio per questo motivo, Raffaele, ne abbiamo parlato spesso, per me l'Inter ha la necessità di intervenire sul mercato. Il mercato di gennaio è un mercato di riparazione per definizione. Nel momento in cui ti si fa male un titolarissimo, devi andare a riparare, perché quello che avevi pianificato in estate è stato chiaramente stravolto dagli eventi. Ti faccio un paio di domande su questo, Raffaele. Hai parlato di un ingaggio molto elevato, quindi quello è probabilmente lo scoglio principale in questo momento in un'operazione del genere. L'Al-Hilal lo cede probabilmente in prestito
gratuito, secco, e quindi Sì, io penso di sì, penso che possa esserci l'apertura da quel punto di vista, anche perché non ha un grande mercato. Cancelo è difficile cederlo poi in Europa, poi dal punto di vista anche dell'ingaggio, quindi a titolo definitivo è molto complicato. L'altra domanda che ti faccio è dal punto di vista, dell'età, perché tanti hanno detto: però con Octree un giocatore di 31 anni può arrivare a pure no". Io ho una mia idea su questo, però voglio sapere la tua. No, vabbè, per Akanji per esempio c'è stata un'eccezione, quindi io penso che quando il giocatore è interessante possano esserci delle eccezioni. Certo, per Akanji non ha l'ingaggio di Cancelo, quindi il riscatto è più semplice, però Cancelo può essere una buona toppa, una buona grande toppa da qui a giugno, che ricordiamoci l'Inter dovrà cercare anche un nuovo terzino destro, quindi vediamo se possa essere Cancelo o un altro da qui a giugno, uno più giovane ad esempio, perché comunque Dumfries è sulla via d'uscita, lui vuole andare via, quindi a meno di sorprese l'Inter dovrà prendere un nuovo titolare o comunque un giocatore da affiancare nel caso a Luis Enrique. Ecco, hai centrato un punto per me estremamente interessante, proprio perché, nel momento in cui a gennaio non intravedi magari gli spiragli per andare a prendere quel giocatore su cui puntare anche in ottica futura, il gennaio è anche un mercato in cui devi farti guidare un po' dalle opportunità, da quello che si presenta sul mercato. Per me l'opzione Cancelo, se riesci a percorrerla alle cifre, diciamo, abbordabili, sostenibili per un club come l'Inter, è un'opzione molto interessante come tappabuchi da qui Anche a a fine stagione. sinistra, Lorenzo, anche a sinistra Esatto, Cancelo potrebbe giocare. esatto, esatto. Apre un tema, con tanti che mi scrivono, però non ha le caratteristiche di Dumfries. Per te, Raffaele, dal punto di vista delle caratteristiche, che ne pensi? Sì, non ha le caratteristiche di Dumfries, però sicuramente è difficile trovarne uno con le caratteristiche simili Sì. all'olandese. È un po' sì, caratteristiche dal classico portoghese, più vicino diciamo a un Luis Enrique come caratteristiche che a un Dumfries. Però trovarne, in questi giorni si è parlato anche di un giocatore con caratteristiche alla Perisic, di uno capace di fare tutta la Sì. fascia, però anche lì è difficile trovare un pentatleta come Perisic, un giocatore con quelle caratteristiche lì, quindi Cancelo non è Dumfries, ma sul mercato trovarne uno come Dumfries dal punto di vista fisico è complesso. Io con il nostro Matteo nel club di Passione Inter, su passioneinter.club, dicevamo il nome perfetto secondo me sarebbe Ndoye, come Sì, caratteristiche, che e però tra andare a l'altro se ne è prendere parlato di qualche un giocatore che anche lì non è che si è ambientato tantissimo, però le sappiamo, poi le cifre sono alte. Però sì, Neuer non a caso era un giocatore che l'Inter ha seguito, esatto. avrebbe preso, però le cifre erano già impossibili. Quindi si sta aprendo questo spiraglio Cancelo. Io ti dico, secondo me è un'opportunità interessante perché trovare un nuovo Dumfries non è semplice. Io 2 anni fa, 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa circa, avevo fatto un contenuto con i miei algoritmi, eccetera, alla ricerca di. Avevi svelato un nome? Avevi dato un nome? Avevo dato un nome, però la sintesi del mio contenuto era che trovare un nuovo Dumfries che ti costasse anche in maniera simile, senza spendere cifre esorbitanti, era estremamente complicato. Quindi anche per questo era difficile, secondo me, pensare di sostituire Dumfries con un altro giocatore simile. Nel momento in cui devi andare a cambiarlo con delle opportunità limitate, Sì. secondo me è giusto cogliere delle opzioni differenti. Cancelo, quello che dicevi tu, oltre ad essere più simile, per me è un altro regista di fascia, cioè aggiungi un'altra fonte di gioco. Grande qualità sicuramente. Esatto. Ti permette intanto un Inter che pende molto spesso a sinistra nella costruzione, di aggiungere delle cose anche a destra con più qualità in maniera molto interessante. Ehm, Poi rispetto ai nostri laterali lo vedo anche molto più abituato, lo faceva soprattutto con Guardiola, che lo ha aiutato molto a venire verso il Al centro, a centro, convergere sì. verso il centro. È una cosa Guardiola che lo usava quasi come se fosse una sì. mezzala, come se fosse Esatto, una mezzala, esatto. È un po' quello che sta facendo per certi versi Spalletti con McKennie, che ha una qualità sicuramente differente, quindi è una soluzione tattica molto interessante, potrebbe dare anche qualche pallone più pulito agli attaccanti che magari potrebbero anche beneficiarne. È chiaro che c'è da verificare lo stato di forma dopo 2 anni di fatto in Arabia Saudita, che quello è sempre un fattore importante. Ma per chiudere su, Joao Cancelo e andare anche agli altri temi, ti faccio un paio di domande rapide, Raffaele, prima di approfondire un grande tema, secondo me molto interessante. Domande che arrivano dal club di Passione Inter. Intanto dal nostro Domenico, ne stavamo parlando anche fuori onda, se tu hai qualche aggiornamento su Palacios, che è un po' un oggetto misterioso ancora. Palacios, se ne abbiamo parlato prima, potrebbe non operarsi e rientrare a fine gennaio, comunque rientrare in tempo magari per una cessione, ma è un giocatore fuori dai piani, fuori del tutto dai piani, anzi l'entourage ci ha un po' litigato con lui l'estate scorsa perché ha Mh. rifiutato alcune destinazioni, tra cui il San Paolo,
è un giocatore quindi in uscita, lui magari sperava rimanendo di fare qualche minuto, ma poi c'è stato l'infortunio, non ha giocato neanche in Coppa Italia, quindi è un giocatore del tutto in uscita che l'Inter non ha ritenuto un giocatore all'altezza della situazione. Quindi occhio perché potrebbe rientrare per una cessione già a gennaio, dopo questo Comunque infortunio. è fuori dai piani, quindi su questo non è cambiato il suo status, non cambierà. Perfetto. Invece ti chiedo se cambia qualcosa sui portieri. È possibile immaginare nel 2026 una rivoluzione totale del gruppo dei portieri? Sì, perché Sommer è in scadenza, Martinez bisogna capire cosa deciderà l'Inter, oggi sembra più no che sì, quindi Martinez non credo che rimarrà un altro anno a fare il secondo, Sommer è in scadenza e non credo che verrà rinnovato per fare il secondo, e fare il secondo a un altro portiere, c'è Di Gennaro anche in scadenza, noi ce lo dimentichiamo, Sì. che è fuori, quindi una rivoluzione dei portieri stile di qualche anno fa, 2022-2023, potrebbe esserci, da capire anche qui il portiere su quale profilo andrà l'Inter. Vicario sappiamo che è un profilo che piace moltissimo ad Ausilio, la società invece vorrebbe un investimento più su un giocatore di prospettiva e giovane, che qui sarà un bel dilemma. Ecco, questo allora si ricollega, anzi ci torno tra poco su questo tema che hai detto, perché è un tema centralissimo secondo me. C'era una domanda poi del nostro Mattia che io ho richiesto, non l'ho ben capita, per cui però te la giro così, vediamo e ne parliamo. Ci chiede quale sarebbe secondo te il colpo che vorrebbe piazzare l'Inter? Cioè, secondo te l'Inter ha in mente un obiettivo prioritario a livello di caratteristiche tra gennaio e l'estate? Per l'estate io direi il mediano, se Chievo Mm. non abbandona l'idea di passare a diciamo, un sistema più diverso come potrebbe essere il 3-4-2-1, un mediano diciamo alla Koné, alla Ederson, sono sempre quelli un po' i nomi, e poi magari l'Inter potrebbe tornare su un attaccante con caratteristiche diverse, che sono quelle che mancano, che era il Lookman della situazione. Ci sono tanti profili che sta monitorando, quindi io credo questi due ruoli, perché al di là del portiere in difesa poi l'Inter comunque si è abbastanza sistemata con Akanji Bissek sono già i due centrali, quindi non c'è l'urgenza di prendere un nuovo titolare. Quindi io direi più su o il mediano o l'attaccante con caratteristiche, diciamo, capace di saltare l'uomo, quindi di creare superiorità. Questi due nomi, questi due, diciamo, ruoli. Ti aggiungo, Raf, dimmi se ti risulta, Koné resta un obiettivo dell'Inter, che lo sta continuando a monitorare, e sempre a Roma, ma sponda Lazio, comunque un occhio alla situazione di Mario Chila lo sta buttando l'Inter. Un occhio che l'agente, ricordiamo l'agente di Mario Chila, è lo stesso di Lautaro Martinez. È Sì. un'occasione di mercato, però la Lazio comunque deve dare il 50% al Real Madrid. Sempre difficile trattare con Lotito, che però in estate dovrà comunque cederlo perché è in scadenza nel 2027 e ad oggi non ha intenzione di rinnovare. Quindi può nascere un derby interminabile, però l'esigenza dell'Inter in difesa credo sia inferiore rispetto a quella che può avere a centrocampo. Ad esempio, tu hai fatto il nome di Koné, è un nome che piace ancora tantissimo, piace soprattutto a Chivu piace anche Svilar, il portiere della Roma, questo l'abbiamo detto un po' di tempo fa, Sì. e lì per Koné bisogna capire le cifre, perché se si scatena un'asta come crede la Roma, è difficile per l'Inter entrare in corsa. Se invece il prezzo rimane sempre un po' lì, magari può scendere perché la Roma dovrà fare delle cessioni in ottica bilancio e fair play, allora l'Inter potrà inserirsi. L'Inter l'estate scorsa ha offerto una cifra un po' superiore ai 30 milioni di euro, non si è avvicinata ai 40-45 che chiedeva la Roma. Adesso da Roma fanno sapere che ne chiedono 60, quelle cifre lì è roba da Premier League, Paris Saint-Germain, Sì. queste squadre qui. Eh beh, sì, direi proprio di sì. Andando verso la conclusione, Raffaele, ci sono delle situazioni da monitorare a gennaio. Si è parlato tanto di De Vrij, che potrebbe volere spazio per il mondiale. Ecco, se uscisse anche Palacios, si liberasse qualche risorsa, per te l'Inter potrebbe pensare anche ad un giocatore da schierare, cioè da un nuovo difensore lì in quella casella mancina dove... Sì, e infatti il nome che tu ben sai è quello di Moaremovic, comunque un nome, un profilo è quello lì, mancino, giovane, lì è legato alla cessione, alla partenza di De Vrij. Se lui chiederà di andare via in ottica mondiale, io so che Chievo ha chiesto un nuovo centrale, non si Ok. fida pienamente di De Vrij, e infatti nelle ultime 9-10 partite ha giocato pochissimo in campionato, ha giocato in Supercoppa, quindi è tutto legato alla richiesta eventuale di De Vrij. Se lui dovesse chiedere di andare via, a quel punto l'Inter potrebbe andare su un difensore o anticipare l'investimento
per il profilo più giovane di piede mancino o cercare un'altra opportunità alla Cancelo. Però comunque non è un'emergenza, perché De Vrij di fatto adesso è una riserva della riserva, rientrerà Acerbi, i titolari quindi sono già scelti, sono Akanji e Bissek, quindi non è un'emergenza, potrebbe diventarlo qualora De Vrij chiedesse di andare via. Certo, e anche qui si torna sempre al discorso opportunità. Nel momento in cui l'Inter si è tenuta un tesoretto, un budget a disposizione per questo mercato di gennaio, potrebbe valutare il mercato proprio di fronte a queste giuste condizioni. Per chiudere, Raffaele, stavamo commentando anche un articolo interessante che è stato pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, firmato da Maida, se non sbaglio, un giornalista comunque molto bravo a tema economico soprattutto, che parla del piano da 1 miliardo dell'Inter. Cioè l'Inter, ci sono dei portali come Football Benchmark che fanno delle valutazioni sulle rose dell'Inter, che sono valutazioni che comunque vengono prese in considerazione per valutare il valore di un club, l'enterprise value famoso. Quindi Oaktree, nel suo piano di valorizzare l'Inter e poi rivenderla, avrebbe affidato, secondo quello che riferisce la Gazzetta dello Sport, a Marotta il compito di sviluppare la squadra con investimenti che creino valore, per passare dai 700 milioni stimati attuali al miliardo di euro, che è al momento una soglia che solo una decina di squadre più o meno in Europa è riuscita a raggiungere. Tra queste c'è anche il Tottenham, che uno come blasone vede inferiore all'Inter, però fa parte del giro della Premier League, quindi è Anche sicuramente investimenti sui valorizzato. giovani, che il Tottenham. Quindi Raffaele, il 2026 per te che mercato, che cosa farà Oaktree? Che cosa ci aspettiamo da questa Inter come mercato? Dobbiamo aspettarci altri investimenti per giocatori giovani, alla Bonny, o come può essere la Diouf, la Luis Enrique, comunque profili giovani in età e comunque non dispendiosi dal punto di vista dell'ingaggio. L'abbiamo visto, quindi questo processo è già in atto, è già stato anche confermato da Marotta in più interviste, lo ribadisce sempre. Quindi questo percorso è già iniziato dall'estate scorsa e sarà così, perché poi alcuni giocatori sono in scadenza, quelli più anziani, quindi è un processo che è già iniziato e che continuerà, perché il fondo vuole fare questo, vuole abbattere il costo ingaggi, il monte ingaggi, sì, e aumentare appunto il valore della rosa investendo per giocatori più giovani. Abbiamo parlato del portiere, ma anche per altri ruoli, quindi infatti Cancelo, un giocatore come Cancelo possono venire in prestito, ma poi investimenti veri e propri vengono fatti per giocatori futuribili, ecco, loro li definiscono futuribili. Poi bisogna vedere a livello di competitività, e quello è difficile, riuscire a mantenere l'Inter a certi livelli cambiando strategia. Sono d'accordo, e secondo me la chiave l'hai toccata quando parli di ingaggi, nel senso che e Akanji è un po' abbastanza un simbolo di questo nuovo corso, nel senso che hai fatto tanti acquisti giovani da poter valorizzare l'anno scorso, poi ti si è presentata l'opportunità di un giocatore di esperienza forte, non troppo vecchio, visto che è in un ruolo in cui comunque altri 3 o 4 anni li può fare ad alto livello, che però va a prendere un ingaggio inferiore rispetto a quello a cui siamo stati abituati negli ultimi anni, perché ed è legato all'uscita di Pavard, no? Esce Esatto, Pavard, esatto. Pavard che è ingaggio alto. Quindi per me un indirizzo è stato già dato da questo punto di vista. Assolutamente. Per cui terremo d'occhio anche il nostro Aleksandar Stankovic, quello sia un profilo che potrebbe rientrare in quest'ottica del tornare alla base, perché poi la cifra, guarda caso, è sempre quella, venduto a 10 circa può essere ricomprato a 22-23, che è un po' la cifra. Il range è sempre quello, ingaggi sui 2,5 milioni, 3 milioni di euro. Sarà difficile riuscire a tenere perché Marotta parla sempre di competitività, il difficile sarà quello, sì, riuscire a tenere l'Inter a certi livelli, prendendo giocatori che magari non sono pronti, oppure che devi aspettare, Luis Enrique, Diouf, Bonny, quindi questo sarà il compito più difficile per i dirigenti. E per Christian Chivu, ovviamente, che lo attende adesso un 2026 difficile ma entusiasmante. Raffaele, è sempre un grande piacere poterti avere qui su Passione Inter e ti ringraziamo di nuovo. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Raffaele Amato da calciomercato.it, mi raccomando, vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrizione al canale per supportarci sempre e continuare a far crescere il nostro canale. Vi aspettiamo su passioneinter.club, dove potete fare le vostre domande, vi confrontate con me, con la redazione e non soltanto. Link in descrizione, QR code lassù in alto. In descrizione trovate anche un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.